Regenerations è un'iniziativa sostenuta dal programma Asilo, Migrazione e Integrazione dell'Unione Europea, con il contributo dell'iniziativa Never Alone. In Italia il progetto è coordinato da Defence for Children, in Grecia dall'organizzazione Arsis e in Catalogna da Punde Referencia. Domenica 20 settembre a Genova, nel cortile maggiore di Palazzo Ducale, Defence for Children ha organizzato il Regenerations Day 2020, una giornata rigenerativa per presentare e proporre ai cittadini la possibilità di assumere volontariamente il ruolo di mentore per giovani migranti dai 18 ai 21 anni che si trovano soli sul nostro territorio. La giornata si è aperta con una mostra di 20 pannelli che rappresentano una serie di ideogrammi cinesi, associati ad altrettante parole chiave. Si è trattato di spunti rigenerativi e, al tempo stesso, elementi centrali per intraprendere un fruttuoso percorso di mentoring. Si tratta di suggestioni che vengono utilizzate trasversalmente nella formazione rivolta ai mentori e ai ragazzi per orientare il senso della loro futura relazione. Nel pomeriggio è andato in scena uno spettacolo teatrale dell'Open Program del Work Center di Jerzy Grotowski e Thomas Richards, diretto dal regista Mario Biagini. Una performance che ha coinvolto 10 attrici e attori provenienti da diverse parti del mondo. Nello spettacolo, canti di tradizione afroamericana si incontrano e dialogano con testi in lingua copta, legati all'origine della cristianità, provenienti dall'Egitto, dal Medio Oriente e dalla Grecia. Il Regenerations Day 2020 si è chiuso con un concerto jazz rap realizzato in collaborazione con l'associazione Jazz Mataz. In scena i musicisti Marco Tindiglia e Marco Fadda, i rapper Principe e Giulietta Waka Sinelli, insieme a un gruppo di giovani musicisti e rapper che hanno concluso la giornata con la loro musica e le loro parole. Il progetto Regenerations si rivolge a ragazzi giovani tra i 18 e i 21 anni, ragazzi stranieri, sono ragazzi che fino ai 18 anni sono stati accolti in comunità per minorenni e che una volta arrivati all'età adulta perdono di fatto molte di quelle che erano le tutele rispetto al loro percorso di vita e si ritrovano improvvisamente quasi a dover continuare a camminare da soli. In tal senso la presenza di una persona di riferimento in un territorio dove loro di fatto non hanno nessuno, non hanno una famiglia, non hanno dei contatti, non hanno amici, non hanno relazioni sociali durature, si fa quanto mai più importante avere qualcuno a cui riferirsi, a cui chiedere un supporto, un'informazione, qualcuno che ti mostri, diciamo, la direzione e che ti aiuti a costruirla la tua direzione. Defence for Children opera a sostegno e supporto di tutori e di mentori in tutte le fasi, dall'attivazione, quindi dalla manifestazione di interesse, quindi orientiamo le persone nel capire a che tipo di volontariato si stanno avvicinando. Lì possiamo, se ritengono, li coinvolgiamo nei percorsi di formazione, che sono percorsi comunque interattivi in cui le persone possono capire se questo tipo di attività può fare per loro, e li orientiamo ovviamente in tutta l'attività accanto a sostegno dei ragazzi, sia con una vicinanza fisica o comunque un sostegno, anche solo una telefonata, uno sfogo, un supporto diciamo emotivo, e un orientamento rispetto alle opportunità sul territorio, un orientamento legale, un ascolto di mentore e ragazzo, un accompagnamento, quindi diciamo che si tratta di un orientamento veramente a 360 gradi e che
dipende dalle singole persone, perché come ogni ragazzo è diverso, ogni mentore è diverso e quindi anche su di loro andiamo a plasmare la nostra presenza. Io sono stata abbinata ad Albano, che è un ragazzo albanese di 19 anni adesso, ma in realtà io ho conosciuto Albano quando lui aveva 17 anni perché sono stata sua tutrice, ero stata nominata dal Tribunale di Genova. Quindi il progetto è continuato insieme a lui. Quando io ho iniziato questo percorso ero convinto che la relazione, diciamo, instaurare un buon rapporto con il ragazzo fosse uno strumento per raggiungere degli altri obiettivi. Ho cambiato un po' questo paradigma nel corso, nel senso che mi sono accorto che la relazione è quasi l'obiettivo, nel senso che superato i primi periodi non c'è stato, devo dire, neanche all'inizio una difficoltà, ma chiaramente come tutte le relazioni è cresciuta nel tempo, e quando c'è stato un livello di fiducia reciproca sufficiente, questa cosa qua ha portato con sé tutta una serie di effetti benefici, per cui io sono stato più capace di interpretare i suoi bisogni e lui di farmi le domande nel momento giusto, ed è diventata veramente un po' la chiave di volta che fa funzionare l'orientamento. Ho ascoltato alla radio un messaggio e mi aveva incuriosito questa cosa, ci ho messo molto tempo per decidere e poi ho deciso e mi è stato affidato Albano. E quando poi ho iniziato questo corso, diciamo, con lui, questo corso della mia vita, questo percorso della mia vita, mi sono accorta che lui aveva l'età dei miei figli e che mentre loro aspettavano, anzi soprattutto la seconda, aspettava con ansia i 18 anni, per lui era un countdown arrivare al 18° anno. Il 18° anno non avrebbe avuto una festa, non avrebbe avuto regali, la famiglia, semplicemente fatti un fagotto e arrivederci, trovati una casa, un lavoro e cammina da solo. E questa è stata la parte che mi ha in un certo senso angosciato, ma mi ha orientato, cioè ho detto io devo fare qualche cosa perché il 18 di gennaio non sia per lui una tristezza ma una giornata di festa. E io non lo so se sia stata una combinazione, mi è arrivata la mail che nasceva il progetto mentoring e quindi io l'ho accolto immediatamente, penso di aver risposto sì nell'arco di mezzo secondo e ho fatto il corso di formazione sperando che mi capitasse Albano ed è stato un naturale proseguo della cosa. Il mentore è una persona che è lì se tu, ragazzo, hai bisogno di aiuto.
di un supporto, di un sostegno, come fanno anche i genitori quando lasciano i figli allontanarsi da casa, fare la loro strada. Sono comunque delle presenze che rimangono lì e io credo che sia fondamentale per ciascun essere umano avere sempre qualcuno su cui poter contare. La classica persona che puoi chiamare anche di notte se hai un problema. È questo, è riuscire a passare che non sei solo, e non sei solo perché l'altro ti riguarda, l'altro mi riguarda, l'altro ci riguarda in quanto comunità e in quanto esseri umani. Nel momento in cui c'è necessità, per esempio, soprattutto quando capita le cose fondamentali, no? L'alloggio, i documenti, il lavoro, c'è molta collaborazione, perché lui mi chiede, prepariamo le cose insieme e poi dice ci penso io, vado avanti io, non venire tu. Quindi è una collaborazione, come dire, guarda, quello che mi hai fatto vedere mi è stato utile e adesso ci penso. Dopo pochi minuti mi arriva il messaggio fatto con la faccina o queste cose qua, quindi la collaborazione nel senso che io magari gli do gli strumenti, viene a casa, facciamo molte cose online eccetera, però poi lui cammina sulle sue gambe e quindi collabora con me nel non appoggiarsi del tutto a me. In realtà in tutto quello che è il mondo dell'accoglienza lui aveva già trovato però altre persone in grado di supportarlo. Lui ha un buon avvocato che lo sta aiutando con i documenti per quanto riguarda il permesso di soggiorno, e quello dove ho notato io gli sono più utile invece è in qualche modo un supporto di tipo emotivo, nel senso che inevitabilmente l'essere dentro a tutte queste dinamiche che non controlla, che non governa e dalle quali dipendono cose importantissime per la sua vita, con dei tempi che sarebbero lunghissimi anche per chi ha un perfetto controllo di quello che sta succedendo e quindi la fiducia che c'è un processo che sta andando avanti e delle risposte che arriveranno. Lui che chiaramente non può avere questa fiducia nel sistema, nelle istituzioni e non riesce a capire bene fino in fondo queste dinamiche, ha proprio bisogno di parlarne, di qualcuno di cui lui invece ha fiducia, che lo rassicuri, e di vedere qualcun altro che si preoccupa per la sua condizione ma allo stesso tempo è sicuro che le cose andranno bene, quindi lui può in qualche modo nutrirsi di questa fiducia e devo dire che questa è una cosa che mi piace molto del mio rapporto con Lamin. Io ritengo che tutori e mentori acquisiscano una serie di competenze, anche tecniche, anche molto specifiche, che gli consentono una lettura diversa della situazione. Cioè l'accompagnare il percorso, ad esempio, documentario di un ragazzo, l'entrare in questura e capire come funzionano le cose, che cosa si prova, qual è l'approccio dell'istituzione nei confronti delle persone migranti, è una cosa che spesso rilevano e ci riportano e che davvero apre gli occhi e che loro riportano ad altri, quindi questo secondo me è un elemento importantissimo. Quindi cambia la percezione sulla migrazione, ma anche la percezione su come il nostro sistema tratta la migrazione. E poi cambia anche
quasi tutti dicono ma io non parlo una lingua, non so, magari non capirò, e invece poi sono tutti in grado di comunicare con i ragazzi e scoprono dei nuovi modi, perché comunque la lingua non è l'unica cosa che abbiamo, grazie a Dio, per comunicare, quindi riescono anche a trovare delle risorse personali, ma anche di persone che conoscono, di contesto, di attivare delle cose che magari anche noi non avremmo pensato. Spesso i mentori mi hanno detto che rispetto a quello che sentivano dai telegiornali, dalle televisioni, dai mass media in generale, ecco, a contatto con i ragazzi, prestando loro ascolto e ascoltando le loro storie, si sono resi conto che ecco, molte cose non sono proprio note, c'è poca consapevolezza rispetto a quello che sono i percorsi che i ragazzi fanno anche prima di arrivare da noi e anche durante tutto il periodo in cui sono in accoglienza e dopo. Ma io penso che la figura del mentore, che appunto mi ero immaginata già da tutore e poi è nata, potrei anche dire che è nata con me qui con voi, no? Grazie a voi, perché penso di essere tra i primi mentori, diventi una cosa fondamentale per i ragazzi, più ancora del tutore oserei dire, avendo fatto uno e l'altro, perché questa nascita nel mondo che loro hanno è proprio al compimento del 18° anno. Loro prima sono appunto tutelati, bene o male hanno un letto da dormire, hanno un pasto, hanno una giacca, hanno anche una piccola quantità di soldi da gestire. Escono di lì e non hanno più niente, per cui almeno avere un punto di riferimento, di un calore umano, se non fosse altro, che ti dà una mano, io lo ritengo fondamentale nella vita. Dovrebbe essere un accompagnamento. A 18 anni non sei un uomo fatto e finito, sei un ragazzo, e mentre prima fino a quel momento ti allacciavano anche le scarpe, dal giorno dopo appunto ti spediscono fuori, non sei più, devi diventare un uomo con tutte le difficoltà di cui accennavi prima, proprio in una società, e con tutto quello che capita. Anche la pandemia hanno dovuto affrontare da soli. La spada di Damocle che pende su Lamin è il permesso di soggiorno. Lui è in attesa, ha fatto un ricorso per un primo permesso negato e l'udienza è fissata per il 2022, quindi un tempo lungo per chiunque, ma lunghissimo per un ragazzo di quell'età, che ha legato all'ottenimento di questo permesso di soggiorno tutta una serie di speranze, di idee, di simbologie proprio che ancora adesso io non riesco a capire fino in tutto, per cui è quello un obiettivo di vita imprescindibile. E tutte le volte che per qualche motivo diverso, perché magari un amico lo ottiene il suo permesso, o perché qualcuno glielo chiede, tutte le volte che si ripresenta questo argomento, io mi rendo proprio conto un suo smarrimento, proprio una perdita di significato, come io lo paragono su di me a come se qualcuno mi togliesse gli affetti e non mi dicesse ok, vai avanti nella tua vita ma non hai più affetti. Uno dice ok, ma quelli sono un po' il senso della mia vita, senza affetti che senso ha la mia vita? E io vedo proprio nei suoi occhi, cioè vedo nelle sue espressioni questo senso di vuoto, e di dire ma se non c'è quello io che cosa ho fatto tanta fatica a fare. Un piccolo aneddoto, se posso dirlo così, abbastanza simpatico, poi l'empatia che ci ha unito di più è stata il Genoa, perché quando l'ho conosciuto poi sono andata a casa e ho detto ah cavolo, sabato c'è la partita, chissà se gli piace il calcio, e mi piacerebbe che venisse con la famiglia così. E allora gli ho scritto, gli ho detto Albano, ti piace il calcio? E dice sì, moltissimo, io lo seguivo quando ero in Albania, perché sono nato in una città di mare, quindi prendeva bene la RAI, quindi conosceva anche bene le formazioni. Allora con un'associazione che si chiama Un Cuore Grande Così gli abbiamo fatto avere la tessera, e lui è più genuano di tutti noi, quindi in questo momento, e da quel momento il Genoa, come tante volte nella mia vita, ci ha uniti, e non manca mai di mandarmi WhatsApp con faccine felici quando rare volte vinciamo, però è il primo che
ha fiducia nella squadra. La fiducia è un tema molto delicato, è forse anche una delle questioni più difficili. Fiducia vuol dire affidarsi anche a qualcuno e questo ha bisogno sicuramente di tempo, ha bisogno di presenza, una presenza che è una certezza. Io non mi posso affidare a qualcuno se non sono sicuro che quella persona sarà lì a raccogliermi, a prendermi, ad accogliermi soprattutto nel momento in cui io sentissi il bisogno di cercarlo. È come un'alchimia, in ogni coppia si genera un'alchimia diversa, per cui a seconda delle caratteristiche di ognuno ci sono coppie che hanno magari una relazione più frequente, si vedono più spesso, si sentono più spesso, altre che magari si vedono meno, si sentono meno. C'è il mentore più ansioso, quello meno ansioso, quello che ti chiama tutti i giorni, quello che invece ti chiama solo se ha proprio necessità. È veramente è molto variegato, però la costante è che ci sono e che quindi per i ragazzi sono presenze significative, per cui ognuno con i suoi caratteri e il suo modo di interagire, sia con noi che col ragazzo che col sistema, ci sono. C'è un'amicizia, indubbiamente, quindi quel sentimento di calore, di volere bene all'altro e che l'altro stia bene, che però è filtrata dalla differenza di età ed è filtrata dalla differenza di ruolo. Quindi esattamente come il fratello, che è un esempio che mi è venuto un po' istintivamente, ma più ci penso più trovo in realtà calzante, per cui c'è un affetto forte, ma c'è anche una struttura esterna, no? Che fa sì che voi abbiate un legame riconosciuto, che in quel caso è la famiglia, e che quindi vi fa anche sapere che nel bene e nel male, nella giornata sì e nella giornata no, c'è questo legame, non è in discussione. Anche nel mio rapporto con la Min c'è la giornata più goliardica in cui facciamo la passeggiata o la camminata e scherziamo, c'è la giornata più seria in cui ci vediamo e ci occupiamo dei documenti, rifacciamo il curriculum, facciamo delle prove di colloquio, ma rimane questo filo conduttore di affetto che sento anche reciproco e di legame, di pezzetto di vita insieme che rimarrà a prescindere dalle strade poi che prenderemo. Lui sa che io ci sono io e c'è la famiglia anche mia, per cui forse è l'aspetto che ho capito di più. Lui è una persona molto autonoma, però al di là di sentirci via WhatsApp o anche al telefono o vederci, io ho capito che quando lui ha avuto bisogno di me, sia dal punto di vista economico una volta che dal punto di vista della salute, perché si era fatto veramente male l'altra, lui mi ha cercato come avrebbe ricercato la sua famiglia. Questo è la parte forse che vedo di più.
Io credo che questo progetto vada un po' anche a scardinare delle certezze, talvolta sono certezze anche non del tutto positive, non del tutto costruttive, rispetto a un mondo adulto e un mondo invece di ragazzi giovani, di ragazzi in formazione, ragazzi in crescita, anche un mondo occidentale e un mondo altro. E in questo incontro entrambi imparano che l'altro è molto più vicino di quello che si possa pensare inizialmente. E poi è fondamentale il fatto che siano persone che lo fanno per il semplice fatto di esserci, di farlo, non hanno nessun ritorno. E questo, quando i ragazzi capiscono che ci sono cittadini che hanno voglia di avvicinarsi a loro senza nessun altro fine che non la presenza, gli scatta un cambiamento. Io ho delle mie idee, quindi non te le nascondo e tu non mi nascondi le tue, quindi ci mettiamo veramente in gioco, non facciamo finta di essere persone candide, aperte a tutto, ma sappiamo che io non sono fossilizzato sulle mie idee, quindi sono disposto a contaminarle con la tua visione del mondo, perché probabilmente anzi inevitabilmente le mie idee sono frutto del mio vissuto che è diverso dal tuo, e quindi anzi io sono attivamente interessato a ricevere il tuo punto di vista sulle mie idee, come a darti il mio sulle tue, e questo ci permette molto spesso poi di creare un'idea comune che da una parte arricchisce le persone e dall'altra diventa uno poi di quei fattori che accrescono la relazione. Io credo che la gentilezza sia un qualcosa che è molto vicino al termine accoglienza. Di fatto è un primo atto percepibile che mi porta a dimostrarti che io sono ben disposta nei tuoi confronti e sono pronta anche a riceverti, ad accoglierti. Ho visto proprio l'importanza che ha per i ragazzi di essere accolti anche da un sorriso, da qualcuno che ti chiede come stai, e come vanno come va la vita, come va la scuola, come va il lavoro. E credo che sia quell'ingrediente necessario per aprire la strada alla relazione, a tutti i tipi di relazione, a maggior ragione se si tratta di una relazione di cura, a maggior ragione se si tratta di una relazione di fiducia. Sembra un po' naif, però in realtà proprio è un modo di porsi gentile, discreto, che proponiamo a partire dalla formazione e anche nel rapporto con le persone, perché comunque dobbiamo sempre entrare in punta di piedi. E però è rivoluzionaria, perché il sistema non è gentile. I ragazzi si interfacciano con un sistema che spesse volte li opprime, che domanda, chiede senza chiedere permesso però, mentre invece avvicinarsi con gentilezza, con delicatezza, lasciando i propri tempi, ascoltando, lasciando la possibilità di parlare ma anche di stare zitti, è rivoluzionario e per noi è basilare perché è rispetto. La gentilezza secondo me è fondamentale ed è quello che
più manca in questo periodo. Non posso tradurre gentilezza con anche il rispetto dell'altro, quindi essere gentili e rispettosi, questo mondo lo vedo un pochino aggressivo. Quindi cerco di essere gentile anche con lui, rispettando la sua privacy, non facendo troppe domande, sentendo così quello che ha nel cuore attraverso i suoi messaggi, senza tante cose. Mi ha colpito proprio recentissimamente quando io gli ho scritto: guarda Alba, dobbiamo andare da Defense for Children perché il nostro rapporto formalmente chiude, dico, quindi dobbiamo andare a fare delle firme, e gli ho aggiunto: mi dispiace un po', con la faccina triste, no? E lui immediatamente, nel suo italiano più che corretto, mi ha risposto: non importa se il nostro rapporto è scritto su un pezzo di carta, penso che rimarrà per sempre. Per me questa è una gentilezza che ha riservato a me, meravigliosa. Quello del mentoring è un percorso che cambia e che ti cambia. E questo magari è facile da immaginare prima, ma come ti cambia e come sarai tu all'interno di quel percorso, almeno per me, era totalmente inimmaginabile. Io avevo delle idee, alcune si sono confermate, molte si sono mutate. E io, forse questo personalmente, un po' per natura, quando vengo contraddetto sono contento, no? Perché in qualche modo significa che avevo un pregiudizio di quello di cui parlavamo prima, e quindi veramente ci tengo a dire che è un'esperienza di vita che, se si ha la possibilità, è da fare. Quello che mi ha più colpito parlando con i mentori è che molti di loro mi hanno proprio detto: ma io questa cosa la voglio raccontare a tutti perché credo che tutti dovrebbero farlo. Sono abbastanza d'accordo. Io credo che ciascuno di noi dovrebbe dedicare un pochino del proprio tempo per far sì che le cose, cioè per stare un po' meglio tutti, in sostanza. Ai ragazzi questa cosa arriva molto. I ragazzi che sono abituati comunque a relazionarsi sempre con persone che hanno un mandato istituzionale anche nei loro confronti, un mandato professionale, il pensiero che ci sia qualcuno che senza nessun motivo, senza nessuno stipendio, senza nessun obbligo, decide di mettersi a disposizione nei tuoi confronti, io credo che sia molto importante anche per rivalutare l'idea di essere umano che loro tristemente si sono costruiti nel loro percorso di vita, e credo che sia molto anche importante per noi ricordarci che le cose vanno costruite tutti insieme e che è responsabilità di tutti. Io mi chiamo Madu, ho 20 anni, vengo dal Gambia, sono in Italia 4 anni, sto studiando, anche sto giocando a calcio, sono qua da solo e poi anch'io volevo trovare qualcuno che mi deve aiutare per trovare casa, anche lavoro. Ho visto tante cose in Libia e poi sono in prigione, sono malato lì e poi sono venuto qua in Italia, qua pensano brutto, sono andato in commissione, mi hanno avuto un negativo e poi sto pensando questa cosa tanto, ma perché sono andato in commissione, mi hanno dato il negativo e poi loro mi hanno chiesto la mia storia. Ho spiegato la mia storia e poi dopo ho avuto il negativo. Questa cosa prima
mi fanno tanto pensare. Beh, io mi dicevo, perché mi trattano così? Perché non ho nessuno? Perché... E poi non lo so a chi vado a dirlo, quello che avevo nel cuore. No, perché c'è alcuni che dicono, noi neri vengono qua per fare questo, noi così, tutti non sono uguali. Non sono uguali, ci sono delle brave, ci sono delle cattive, come gli italiani, così. E quando noi ci veniamo qua abbiamo bisogno d'aiuto, soprattutto quando sei minorenni. Abbiamo bisogno d'aiuto, perché senza aiuto non sai cosa fare. Abbiamo molto bisogno d'aiuto. Uno, due, tre. Molto bene. Io vorrei veramente sentire rumore per loro, perché si sono trovati veramente in pochissimo tempo e hanno tirato su questa cosa fighissima. Quindi andiamo con i ringraziamenti e facciamo l'ultimo pezzo come si fa sempre quando si fa il live. Chiamiamo tutti sul palco e ci facciamo un po' di rap tutti assieme con i musicisti. Allora un po' di rumore per la BDSM, loro non sanno ancora che si chiamano così, ma la ballotta del sabato mattina. Al mio 3, 1, 2, 3. Jazz Mattaz 1, 2, 3. Defense for Children 1, 2, 3. DK 1, 2, 3. Rumore per mia sorella Giulietta 1, 2, 3. Ok, un po' di rappone live. Adesso ho paura di restarci chiuso dentro, perché il giorno bello a studio suono e scrivo rap, ma quando la notte cala su di me sale l'inferno. Resto sveglio nel letto, dormo e faccio incubi. Si è rotto il cervelletto, perdo l'equilibrio, incudini mi schiacciano il cervello, dopo cado come tegolette al tetto. Sogno il delitto perfetto, le sue regole, perso come pecore, disperso in mezzo all'etere, un universo di lettere. Leggi tra le righe di rime, reggi le lacrime che cariche di sale di rima il fanno una lapide. Ma vedi cara, vedo il cadavere dell'anima a fianco alla bara, non ci resta che piangere cascate del Niagara, strappare un altro mop, stappare un'altra piara.